Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un'altra Power Station, diversa da tutte le altre. Questa è davvero particolare. Non avevo mai visto la caratteristica che sto per presentarvi in nessun altro tipo di Power Station. Me la manda il sito Buy Best Gear e questa Power Station ha la particolarità di avere le batterie removibili, quindi si possono inserire. Ne vengono vendute ben 4 assieme alla Power Station e ci danno la possibilità innanzitutto di avere una ricarica costante, perché man mano che si scaricano noi possiamo toglierle, possiamo ricaricarle sia mentre sono nella nostra Power Station oppure separatamente, e possiamo trasportare con una maggiore facilità la stessa Power Station perché diventerebbe più leggera. Le stesse batterie che vi ho fatto vedere si rimuovono in un istante e quelle cariche possiamo utilizzarle semplicemente con un accessorio che la trasforma in un grande power bank oppure in una piccola Power Station, indipendentemente da questa, ma ve lo farò vedere fra poco. Sono degli accessori però che non possiedo, quindi ve li farò vedere in foto. Il prezzo di questa Power Station è 1200 euro circa. Vi lascerò comunque una schermata da questa parte e il link nel primo commento e nella descrizione. Io di solito preferisco non dire prezzi, perché se dico il prezzo e poi lo stesso cambia nel tempo, rimane detto nel video e quindi poi ci sarà un'informazione sbagliata. Comunque, orientativamente, mentre sto registrando, circa 1299 euro, non ricordo di preciso. Ora la guarderemo da vicino. È della Ronod e secondo me, dalle prove che ho fatto, sembra essere valida. Ovviamente ha 600 watt e 1200 watt di picco, non è una Power Station per alimentare casa. Però per poter fare dei viaggi, per poter alimentare diversi anche utensili, alcuni strumenti, eccetera, quando si è fuori casa non si ha la 230 volt, allora è un valido aiuto. Quindi mettiamola sul bancone e guardiamola. Questa è la scatola con cui viene venduta, abbiamo l'illustrazione del prodotto, alcune informazioni per quanto riguarda i vari riconoscimenti eccetera. Guardiamo anche lateralmente perché troviamo le caratteristiche tecniche, quindi solleviamola, quindi il modello HE600U, il peso quindi circa 4,1 kg, le dimensioni, la possibilità di ricaricarla tramite pannello solare 15-23 volt, 10 A, supporta MPPT, possiamo utilizzare un adattatore, quindi un caricabatterie con l'alimentatore da 180 watt, un ingresso USB-C Power Delivery 100 watt e una ricarica rapida da 12 volt 10 A 120 watt, quindi anche col caricabatterie dell'automobile. Una sola uscita in corrente alternata onda sinusoidale pure, 230 volt 50 Hz, 600 watt con un picco di 1200 watt. Per quanto riguarda invece le uscite in corrente continua, 496 watt, abbiamo due prese USB-C Power Delivery da 100 watt, quindi un totale di 200 watt che si possono utilizzare simultaneamente, due prese USB tipo A Quick Charge 28 watt, anche queste utilizzabili simultaneamente, due prese 12 volt 5 A 60 watt e una uscita con la presa tipo accendisigari 12 volt 10 A 120 watt, garanzia 24 mesi. E poi questo è il contenuto all'interno della confezione, che però vi farò vedere direttamente qua sul mio bancone. Quindi togliamo la scatola e ritroviamo quindi sia la Power Station che vi ho fatto vedere all'inizio, questo adattatore che serve per ricaricare le batterie anche separatamente, un alimentatore che momentaneamente è collegato alla presa, quindi non riesco a farvelo vedere, le 4 batterie, quindi qua abbiamo solo due confezioni, 2 batterie perché 2 sono già inserite, più questa borsetta che all'interno contiene il cavo tipo accendisigari, il cavo per poter portare la corrente all'alimentatore e un manuale di istruzioni, più un cavo per poter utilizzare eventualmente i pannelli solari, che però non vengono dati in dotazione. Questo particolare accessorio serve per ricaricare le batterie alimentando da questa parte e poi dando corrente alle due batterie nella parte posteriore. Infatti abbiamo questo particolare collegamento, si collegano le due batterie a queste due estremità e quindi possiamo ricaricarle anche mentre non sono all'interno della Power Station, che però eventualmente si può ricaricare inserendo direttamente lo spinotto qua dentro. Accendiamo quindi la nostra Power Station tenendo premuto questo tastino e si accenderà il pannellino nella parte frontale. Attualmente abbiamo una ricarica delle due batterie del 92%. Il pannello indica eventuali errori, quante batterie sono inserite, input e anche output. Questa quindi è la presa asciugo di cui vi ho parlato poco fa e queste le uscite in corrente continua. E da questa parte possiamo ricaricarla sempre tramite la presa USB di tipo C. Questa invece è l'uscita tipo accendisigari, quindi accendiamo la corrente alternata, sentite la ventola si è accesa per un solo istante e abbiamo 99 ore rimanenti, l'indicazione della corrente alternata che è stata accesa, accendiamo anche la corrente continua e compaiono tutte le altre informazioni.
In questo caso abbiamo anche l'inverter che si è acceso e ci indica 54 ore, 50 ore circa va oscillando rimanenti, perché anche l'inverter all'interno ha un suo consumo e non tutte le Power Station, pur consumando, comunicano questo consumo. Come vedete nella parte superiore abbiamo anche questo LED che si accende con una singola pressione, oppure possiamo ridurre la luminosità. Pressione successiva lampeggerà con un segnale di SOS, alla pressione ulteriore si spegnerà. Nella parte superiore c'è questa maniglia che ci consente di trasportarla facilmente e nella parte posteriore, come vi ho fatto vedere poco fa, ci sono le due batterie estraibili. Per poterle estrarre basterà semplicemente premere, estrarre le batterie e poi eventualmente inserire le altre batterie cariche nel caso in cui si scaricano. Come vedete abbiamo anche un tastino per verificare il livello di carica delle stesse e in questo caso sono cariche praticamente al massimo sia una che l'altra. Giriamo quindi la nostra Power Station. Come vedete in questo caso è spenta, ma se io inserisco le batterie, anzi vi faccio vedere che sono entrambe cariche al massimo, le inserisco, ora con una mano non è facilissimo, ok, e si riaccende. Mi indica 93% anche se ho una sola batteria inserita. Quello che cambia però fra l'utilizzo con una o due batterie sarà l'autonomia. Con una sola batteria avremo un'autonomia di 648 Wh, ovviamente con due batterie lo stesso raddoppierà, avremo 1296 Wh e quindi abbiamo la possibilità di disinserire una sola batteria e sostituirla con una carica e avere sempre un riciclo di batterie per avere un'alimentazione praticamente continua. Ora facciamo un paio di prove, proviamo ad alimentare qualcosa, nulla di eccessivo ovviamente, e qualcosa che tra l'altro sia silenzioso, quindi cambio inquadratura e vediamo come va. Iniziamo come al solito con qualcosa che consumi poco e che non faccia tanto rumore. Come sempre siamo circa 345, non sono mai di 350 watt, e proviamo a vedere quindi le informazioni che abbiamo sul display, che attualmente come vedete si è abbassato di luminosità. Per poter aumentare la luminosità basterà premere una sola volta. Vediamo quindi le informazioni. Accendo quindi la nostra pistolina e qua avremo la durata rimanente, quindi circa 52 minuti avendo la batteria al 92% e 340 watt di consumo. Quindi abbiamo l'informazione che c'è pure una sola batteria inserita. Se io inserisco la seconda batteria ovviamente il tempo, quindi l'autonomia aumenterà, ma le informazioni sul display per quanto riguarda il consumo eccetera rimarranno ovviamente invariate. Come avete visto è aumentato il tempo, purtroppo arrotonda in modo grossolano, quindi ci informa che rimane un'ora rimanente, ma saranno circa 2 ore. Non capisco per quale motivo, anche avendo fatto diverse prove, il display arrotonda in questo modo. Comunque abbiamo l'icona che si è accesa con la seconda batteria e la prima batteria che era già presente. Se io rimuovo la prima batteria ovviamente si spegnerà l'icona che indica la prima batteria e rimarrà accesa solamente l'icona della seconda batteria. Quindi reinseriamole entrambe. Come vedete in questo caso se fossero state scariche avrei potuto utilizzare l'altra batteria senza nessun problema, però queste sono 340 watt, noi possiamo utilizzarla con 600 watt e un picco massimo di 1200 watt. Io non ho utensili che mi permettano di fare questa prova sfruttando un picco di 1200 watt, però che abbiano 600 watt. E allora, quindi sfruttando questo piccolo quadretto che ho costruito un po' di tempo fa appositamente per fare questo tipo di test, allora accendiamo di nuovo il tutto e vediamo come si comporta con questa pistola per aria calda. Cercherò di trovare un equilibrio utilizzando entrambe le pistole per avvicinarmi il più possibile ai 600 watt. Quindi accendiamo anche il nostro multimetro, quindi la pinza amperometrica in questo caso, sto prendendo un solo cavo ovviamente. Ok, quindi accendiamo la nostra pistolina, con la pinza amperometrica dovremmo avere il riscontro e abbiamo l'indicazione come poco fa di 340 watt circa. Anche qua abbiamo su per giù lo stesso riscontro, 1.53 per 228 perché ho verificato, e siamo a 348 watt, quindi corrisponde. Adesso proviamo ad accendere anche l'altra pistola, quindi la mettiamo al minimo, in questo caso si accende semplicemente ma fa aria fredda e arriviamo a 439 watt, anche la pinza amperometrica indica un aumento. Proviamo ad aumentare di uno step
Ok, la cosa che mi ha stupito è che i watt riportati sul display non aumentano, nonostante in effetti la somma dei due indichi un consumo maggiore, perché abbiamo 2,92 per 228, abbiamo 665 watt di consumo, però sul nostro display in realtà abbiamo un consumo indicato molto più basso. Non riesco a capire per quale ragione non si aggiorni. Comunque sarà ottimista il display, fatto sta che riesce ad alimentare entrambi i due dispositivi con il consumo riportato dalla nostra pinza amperometrica e non si sta spegnendo. Adesso io proverò ad aumentare, quindi a mettere al massimo l'altra pistola, e vedrete che si spegnerà di botto, perché ovviamente non riesce a reggere il carico. Spenta immediatamente. Quindi avete visto che comunque riesce a lavorare, riesce tranquillamente ad alimentare fino a 600 watt o poco di più. Ovviamente possiamo utilizzare anche le prese USB per poter ricaricare i nostri dispositivi come una normalissima Power Station. Quindi se accendendo la corrente continua, va in carica il mio telefonino che è collegato tramite il suo cavo. Ma possiamo utilizzare la power delivery per esempio un saldatore di questo tipo, che con una power delivery si ricarica, si riscalda molto velocemente. Proviamo quindi anche a utilizzare la power delivery e ad accendere questo saldatore a stagno che con la power delivery si riscalda molto velocemente. Quindi accendiamo, guardate, praticamente in un attimo sta arrivando alla temperatura massima di 420 gradi. Tutto ciò grazie ad una power delivery, quindi possiamo portare in giro il nostro saldatore, la nostra power station e utilizzarla sia per un saldatore, in questo caso è solo un esempio, o per alimentare e ricaricare tutto ciò che è necessario sfruttando la corrente alternata e la corrente continua. Adesso però mettiamola sotto carica e facciamo un'altra prova. Quindi come vedete adesso abbiamo informazioni in più. Abbiamo sia l'ingresso, quindi adesso si dovrebbe attestare attorno a 180 watt, poi in base al livello di carica della batteria si va assestando. Facciamo la prova a utilizzarlo anche mentre è sotto carica e noterete dei cambiamenti in questo display. Quindi inserisco di nuovo la nostra power delivery, accendo quindi il nostro saldatore e come vedete abbiamo il valore in uscita, quindi in questo caso 52, 60, 77 e in questo caso il valore della ricarica è rimasto invariato. Proviamo a utilizzare anche la corrente alternata mentre è sotto carica, quindi in questo caso però utilizzerò solamente la pistolina di colore arancione. E abbiamo un consumo di 391 watt, considerando il nostro saldatore che in alcuni momenti richiede un pochettino di energia perché si va raffreddando e deve riscaldarsi di nuovo, e la nostra pistola ad aria calda, quindi totale 390 watt e 174 watt in entrata. E anche durante la fase di ricarica possiamo estrarre le batterie cariche e inserire le batterie scariche che devono essere ricaricate. Per quanto riguarda gli accessori di cui vi ho parlato poco fa, esistono appunto degli accessori particolari che metterò però in foto, che vanno inseriti incastrati in questi fori, si collegano in questo spinotto particolare, si allunga su per giù di un 5 cm in base al tipo di accessorio, e questa stessa batteria potrete portarla con voi utilizzandola o come power station, quindi mettendo direttamente una presa asciugo nella parte posteriore, oppure con un altro accessorio come un grande power bank, perché avremo la possibilità di sfruttare delle prese USB collegate direttamente a queste. Quindi abbiamo la nostra power station sotto carica, possibilmente con i pannelli solari, che sta alimentando qualcosa, e queste batterie da poter portare con noi, da utilizzare separatamente, anche separatamente dalla power station. Dite la verità, avete mai visto una power station con questa caratteristica? Quindi la possibilità di rimuovere le batterie dalla parte posteriore, sostituirle, renderla più leggera senza batterie durante il trasporto, e che le stesse batterie possono essere utilizzate separatamente replicando in miniatura le funzioni di questa. Secondo me come trovata è geniale, anche perché queste power station stanno trovando un mercato molto fertile, quindi le persone stanno iniziando a capire l'importanza di avere una batteria portatile che ci dà la possibilità di sfruttare diversi tipi di alimentazione, di sfruttare diversi tipi di prese, di poterla caricare in diversi modi, insomma
è una fonte di alimentazione che sia in caso di blackout che in caso di viaggi può tornare molto utile. Quindi se ne stanno vendendo più di quelle che io in realtà immaginavo. Detto questo, vi lascerò il link, spero di lasciarvi anche un codice di sconto. Vi invito però a cliccare qua sul tastino mi piace se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!